Che cosa hanno in comune l'arte e la birra? Da questo insolito connubio parte questa nuova avventura di Reporter in valigia nell'Alta Franconia, è il capoluogo di questo distretto della Bavaria in Germania da cui parto, ovvero Bayreuth. All'incrocio fra una via commerciale e un fiume, attorno al 1100 venne fondato un piccolo villaggio che rimase tale per tutto il Medioevo. Fino al 600, quando la classe nobile della zona, i margravi, ebbero come esempio il Re Sole, guardavano alla Francia e quindi volevano instaurare un vero e proprio paradiso in terra. Le sorti di Bayreuth cambiarono con l'arrivo nel 1732 di una principessa, Guglielmina, figlia del re di Prussia. Aveva trovato una situazione culturale desertica, credeva che una città senza la musica era senza anima e così ha fatto costruire questo meraviglioso teatro dell'opera, tra l'altro da parte di un architetto italiano, ovvero Giuseppe Galli Bibbiena. Un teatro, una sala dagli interni dal rococò sfavillante, quasi eccessivo nelle sue decorazioni. Guglielmina fece anche ampliare l'Ermitage, una sfavillante residenza estiva nella prima campagna della città. Quel paradiso per pochi a cui ambivano i nobili è divenuto materia nel parco dell'Ermitage, oggi accessibile a tutti. Giardini fioriti, freschi viali, caverne nascoste e giochi d'acqua compongono un'armoniosa melodia barocca. La musica è diventata talmente rilevante per questo centro da richiamare uno dei più grandi compositori tedeschi di sempre, ovvero Richard Wagner. Wagner venne a vivere a Bayreuth in una residenza bucolica nel cuore della città. L'uomo che traghettò la musica classica verso la modernità è qui sepolto, sotto una spoglia lastra di pietra, secondo i canoni della massoneria. Amato e odiato nel suo tempo, Wagner è la più grande personalità ricordata oggi a Bayreuth. Tant'è che ancora oggi, a luglio, qui a Bayreuth si tiene un festival conosciuto in tutto il mondo, un festival in cui vengono eseguite le opere di Wagner, ci sono liste d'attesa lunghe anni per ottenere dei biglietti. E con la musica che invadeva le strade si è diffuso anche un altro settore, ovvero quello della produzione di birra. Nei secoli addietro la birra in Germania veniva bevuta più dell'acqua perché la cottura la rendeva più salubre. Ebbene, si sono diffusi tantissimi birrifici qua in Alta Franconia, c'è la concentrazione più alta al mondo, pensate che ce ne sono circa 170 su una popolazione di 1 milione di abitanti. Uno di questi birrifici ve lo vado a raccontare tra poco perché è un esempio di rigenerazione urbana. So what was this area before? In 1887 the family of Meisel founded here the brewery, and what we see here in the old building is the old brewery. Nel 1917 la famiglia decise di ampliare il birrificio, che è tutt'oggi uno splendido esempio di archeologia industriale. It must have been really noisy when those machines were working because it is really loud in here. Ad azionare i motori, il vapore di un gigantesco boiler di inizio Novecento costato più di 9.000 marchi imperiali. You can say that this was the amount you had to pay for a small family house in Bayreuth, so it was really a huge investment. 4 bollitori formano il cuore del birrificio, dove avviene il primo incontro fra malto e acqua. We get our water directly from the Fichtel Mountains nearby because water affects beer tremendously. Over 90% of the beer is made out of water. Forse in pochi sanno che nella produzione di birra si usa solo il luppolo femmina, quello in grado di conferire l'aroma alla birra. All the hops fields you see when you are traveling wherever hops is grown, it's all female hops. Una sapiente birra artigianale non ha bisogno di additivi chimici.
Giocando con la fermentazione e gli incroci di luppolo si possono ottenere infinite variazioni. And a brew master is really an artist who really can bring together different varieties of taste and can be really creative about it and design new flavors even though only 4 ingredients are still around. So 4 ingredients, and how many aromas can you make with those? Roughly 800. 800. Yeah. And he producing it once, and in the afternoon he said, okay, it looks nice. Then he slept one night, he said, no, there's still something missing. And he started again. The longest I have in mind is just Bavarian Ale. I think they need 2.5 years to create that until it reached the point when Jeff was really, this is the beer I had in mind. La svolta per il birrificio è arrivata con la 4ª generazione dei Meisel, che hanno trasformato pochi anni fa magazzini e cortili vuoti in una nuova parte di città. They traveled around the world to get a lot of experience, to get a lot of ideas around in US, in Germany, and in Europe, to get all the good things together, and then they started to build up this Liebesbier. But we also see hotels. What is the big thing on here? It's unique based on the art what we are having. What do art have together with a brewery? Dall'amicizia con un artista è nato un hotel che di fatto è un'esposizione d'arte contemporanea permanente. Yasmin brought her friends from around the globe, so over 50 artists from over 30 countries to Bayreuth, and all of them celebrated here this hotel. And it's individual. Each of the rooms are designed individually. It was more having the chance and the opportunity to be creative, to be inspired by this area, and then design your own artwork. Dal produrre birra a produrre caffè il passo è stato breve. Coffee is very close to beer in the way of the production. Beans will be roasted and malt will be also roasted. E così è nata una caffetteria con una piccola bottega per la torrefazione. It's a very small production place, but we already delivering across Germany starting. We had a good friend, Thomas Wenck. He love coffee and he love coffee machines, and therefore he said, okay, let's try to make a coffee. So what's interesting is that it was Yes. friendship that was the beginning of the regeneration of an entire sector of the Exactly. city. This area, it's not only a brand, it's really a philosophy. In the very first beginning of the story of the Familie Meisel, every Meisel brought a friend with them into the brewery. Why they did this? To bring new ideas, to bring innovations, and to expand the business and the products they already have in a modern and innovative way. Una cosa curiosa di Bayreuth è che il rigagnolo d'acqua che attraversa il centro l'hanno chiamato Canale Grande, storpiando tra l'altro il nome del Canale Grande di Venezia, perché in un edificio che affaccia sul Canal Grande è morto Richard Wagner. Questo viale alberato con delle piante insolite per la Germania, ovvero delle palme ed un olivo come questo qua. Ebbene, sono piante italiane. Gli olivi vengono dal lago di Garda, mentre le palme vengono dalla Sicilia, e quindi anche qua a livello urbano si vede l'influenza italiana, quanto questa terra ami l'Italia. Ciao, Ciao. sono Jacob. What's your name? Okay. You know Italian? Oh, ciao bella. My girlfriend Oh. is Italian. Prepara un caffè, per favore. Dopo Bayreuth, nel prossimo episodio ambientato ancora nella Franconia, entreremo nella fiaba di Rothenburg ob der Tauber. Iscriviti al canale YouTube di Un Reporter in Valigia.